in arrivo a Favignana Porto. Favignana. Adesso, questa mattina, facciamo una visita alla famosa Tonnara dei Florio. Ovviamente anche voi farete la visita assieme a noi. Qui nella protetta baia del porto di Favignana la famiglia Florio aveva edificato più di 100 anni fa questa fabbrica, questa tonnara, eccola qua, vedete? Questa fabbrica è stata edificata direttamente sul mare in maniera tale che il pescato potesse essere immediatamente lavorato senza subire modificazioni create dalla situazione ambientale, che poteva essere anche molto calda. Comunque noi adesso andiamo a visitarla, andiamo a vedere com'è. Aprono. I barconi utilizzati nella tonnara vera e propria, che venivano poi riposti qui a riparo con accesso immediato al mare attraverso queste due porte, un accesso diretto al giardino della fabbrica ove il tonno veniva lavorato, principalmente tonno rosso. Immagini della pesca. Questo invece è il padiglione di stivaggio praticamente delle imbarcazioni utilizzate per la pesca. Qua entravano direttamente in mare e tutte queste imbarcazioni erano spostate a remi. Eccoli qua i remi. Forza umana. Eccolo qua un'immagine grafica di quella che era la tonnara, con tutta una serie di reti fissate dalle ancore che portavano poi il pescato alla cosiddetta camera della morte, dove il pescato veniva tirato a bordo delle imbarcazioni.
arrivati a Trapani. Siamo in porto, prima settimana completa terminata. Isola Egadi, belle, sì, poi una settimana molto clemente dal punto di vista meteorologico, quindi direi positiva, dai, positiva. Un po' stanchini, Ma positiva. ma positiva. Ora questa sera ci rilassiamo un attimo in barca e domani cambio equipaggio, quindi solite procedure: lavaggio, pulizia, spesa, lavanderia e riprendiamo e nel pomeriggio imbarchiamo nuovi ospiti. Eccoci qui, porto di Trapani, nuova settimana a inizio. Lasciamo quindi il porto, il marina e si riparte per altre navigazioni attorno alle isole Egadi e anche più. Poi vi facciamo e vi spieghiamo dove andremo. Trapani vista dal mare in uscita nel canale, barche in rada ancorate qui. Ed eccoci che stiamo arrivando a Favignana. Questa è la zona di Cala Azzurra e noi andremo a Cala Burrone, versante sud, perché con il vento da nord c'è troppa onda e non si può ancorare, o almeno è antipatico ancorare nel versante nord. Vento fortino e soprattutto un po' catabatico perché arriva da terra. Ecco anche i nostri ospiti che si sono già fatti il bagno. Bella fresca, tra poco li seguo. Mamma mia, Andiamo sopra, anche oggi si mangia. Guardate che meraviglia. gamberetti trovati dalla Bettina questa mattina dai pescatori di Trapani. freschi, appena pescati, meraviglia. Salatona, Burrata. Burratona. e per ora ci accontentiamo di questo. Buon appetito! Vai Paolino! E che dire, dopo una bella navigazione a vela ci siamo fatti un paio d'ore qua fuori, a sud di Favignana, un po' di bordi, c'è questo venticello di 15, 16, 17 nodi stupendo, che anche con solo fiocco ci ha fatto fare delle velocità impressionanti. Comunque qui siamo a sud di Favignana, ci fermiamo qui questa notte e andiamo a buttare l'ancora, visto che di là il Preveto è un po' pieno, quindi andiamo a Marassolo, che è proprio questa di fronte a noi, e al momento ci sono molte meno barche, quindi qui dovremmo stare bene. Buongiorno, eccola la magia della rada al mattino presto. Cala del Prevet, Favignana. Eccomi, si va, lasciamo il il Prevete è un'altra cosa, andiamo a farci un po' di veleggiata qua fuori. Da Favignana raggiungiamo Leganzo. Ecco le nostre signore belle, come le ha definite il pescatore.
va verso il faraglione di Levanzo Per che cosa? per 2 aperitivini, 2? 2, No, no, non solo, 2. uno per me e uno per la Betty, Ah, ecco, e per ammirare il sole al tramonto. da qua. Da qua. Ancora è presto, ci mancheranno ancora più di 20 minuti, ma ci prepariamo, intanto ci mangiamo e ci beviamo qualcosa. E buongiorno anche per oggi. Levanzo, Cala Fridda, una splendida e rilassante notte qui in questa bella baia, e adesso è arrivato di nuovo il momento di ripartire per andare a vedere e scoprire altri posti di quest'isola e delle altre. Quindi accendiamo i motori e si parte. Percorriamo la parete est di Levanzo. Guardate che bella. Quella lì in fondo è la punta nord, dove c'è il faro di Capogrosso, e il paesino praticamente che sta a sud, che abbiamo visitato ieri sera, è l'unico paese di tutta l'isola. Il resto è tutto montuoso, è tutta sentieri, non ci sono strade, sono sterrate, quindi è facilmente accessibile solo a piedi. Questa è Cala Tramontana, proprio perché è rivolta a nord e al vento di tramontana. È anche una bella baia, ma purtroppo oggi c'è un po' di ondina e non consente la sosta piacevole per fare il bagno. Quindi proseguiamo e andiamo verso mare. Si veleggia Levanzo Marettimo a vela, con calma. Vento ce n'è poco, ci sarà una decina di nodi e noi intanto ce ne andiamo 4-5 nodi di velocità, piano piano ci arriviamo. Arrivati a Marettimo, a Punta della Troia, è arrivato il momento del pranzo. Tutti a tavola? Tutti pronti? Vai! Pranzo leggero, oggi leggerino, frittatina, prosciutto e melone, e ci accontentiamo. Bene, buon appetito! Dopo una pausa bagno e pappa a Punta Troia, adesso entriamo in porto a Marettimo.